Ciao a tutti amici di Detective Conan e benvenuti in questo nuovo video. In questo video io andrò a recensire il 13° film di Detective Conan, ossia E le stelle stanno a guardare, oppure The Raven Chaser in inglese. E questo film mi ha colpito molto per vari aspetti che come al solito vi dirò alla fine. E se non sto tralasciando nulla, io vi auguro buona visione. Vi invito subito a lasciare un mi piace per questa recensione e un commento che fa sempre piacere, ed iscrivervi se volete, se vi piacciono i contenuti che porto. E tengo molti commenti, quindi commentate numerosi. E ora diamo inizio veramente alla recensione. Il film inizia con Conan che sta al telefono e sta preparando uno zaino per andare in campeggio il giorno dopo. Va nell'ufficio di Goro per prendere una torcia e mentre la prende sente un rumore e va alla porta, non c'è nessuno, però si gira e trova Jin che dice che è Shinichi, quindi scopre la sua identità. Gli dice da quanto tempo Shinichi Kudo e quindi Conan si allarma. Ran sente un rumore, scende e Vodka gli sta per sparare, in tutto ciò c'è anche Vodka. E poi si scopre però che è stato solo un sogno, un brutto sogno che ha fatto Conan, e poi inizia la intro. Dopo la intro vediamo i Detective Boys con il dottor Agasa che stanno a cacciare di cervi volanti in un bosco, e qui ci viene anche introdotta una nuova invenzione, ossia delle bretelle che si possono allungare di un centinaio di metri. E poi se apri il bottone le petelle si ritirano. Ci spostiamo in un casello autostradale dove c'è un tizio che sta in macchina e che ancora non si dice il film chi è. E sta in macchina, guida, però i freni, quando sta frenando non ci riesce, e quindi fa un incidente, va a sbattere e muore, le sue ultime parole sono Tanabata Kyo, e vicino al corpo viene ritrovata una tessera del Mahjong. L'uomo muore nonostante i soccorsi, e c'è questa tessera del Mahjong vicino. E Goro viene convocato in una riunione di omicidi seriali dalla polizia, dove viene accolto da Satoe Takagi. Ci sono tutti come l'ispettore Yukimizo, e c'è tutti e due gli ispettori Yukimizo, l'ispettore Yamato, l'ispettore Yamamura e ovviamente anche l'ispettore Megure e il sovrintendente Matsumoto. Iniziano questa riunione e parlano del serial killer del Mahjong, quindi si scopre che quello non è il primo delitto del Mahjong, e Conan con una luce trasmittente inizia a sentire tutto. Arriva Megure e quindi inizia la riunione, e, la- e ci sono varie particolarità nel caso. Per esempio, quando il colpevole tramortisce una vittima, la sposta per portarla in un altro luogo. In più ci sono sempre delle tessere del Mahjong vicino al corpo, degli oggetti vengono sottratti alle vittime e vengono accoltellate dall'alto verso il basso con il braccio destro. L'ispettore Shiratori fa conto delle ultime parole dell'ultima vittima, cioè Tanabata Kyo, e la riunione finisce e Yamamura va in bagno e al ritorno sta cantando la canzone dei corvi, quella che usa Vermouth per comunicare con con i cattivi, con i suoi colleghi. E allora Conan va nel panico, inizia a correre e vede che c'è la macchina di Jin, la Porsche nera, che sta partendo, e quindi si chiede cosa ci facessero gli uomini in nero in polizia. Conan pensa che qualcuno, cioè che Vermouth si sia infiltrata nella riunione, quindi lo dice al dottor Agasa. E in tutto ciò viene inquadrato l'uomo nero, il colpevole di Detective Conan, che sta nei file della polizia, quindi
a noi spettatori fa vedere subito che effettivamente la teoria di Conan ha un po' di fondo. E Conan chiede al dottor Agasa di aiutarlo con le indagini del caso, e quindi il dottor Agasa lo porta nei vari posti dove sono stati ritrovati i, i corpi che coprono molte prefetture, quindi ci sono molti ispettori, molti agenti, nella riunione anche c'erano molte persone. Le indagini non portano a nulla, però dopo un po' di tempo c'è un'altra riunione dove hanno un sospetto, questo qui della foto, dove i poliziotti hanno questo sospetto e si deve incontrare con la ragazza in un centro commerciale a Beika. E allora, dopo aver formulato varie ipotesi, si recano al centro commerciale dove c'è anche Conan, che ha visto i poliziotti, quindi è entrato. E allora i poliziotti si sono... Conan si è appostato e i poliziotti stanno quasi in borghese, stanno chiacchierando, cioè che ehm, mm, sono in borghese praticamente, fanno finta di nulla e chiacchierano e poi arriva il sospetto e Yamamura fa un casino e noi sappiamo che è un po' ribambito e cade, fa vedere e gli cade il distintivo da poliziotto, quindi il sospetto si allarma e prende in ostaggio una donna e, e inizia a scappare. Conan assiste a tutta la scena, grazie anche agli occhiali che zoomano sulla scena, appunto. E poi, mentre sta scappando il colpevole, Conan usa le sue scarpe potenzia calcio per tirare un pallone che andrà a colpire il sospetto e lo farà svenire. E il coltello che aveva preso il sospetto per minacciare l'ostaggio, intanto lo ha preso la ragazza, e, che per sbaglio, cioè fuori di sé, e, mm, ferisce l'ispettore Megure. Però nella confusione non si trova più l'ostaggio e lo cercano, ma non si trova. Conan si scopre che ha inseguito l'ostaggio e dice perché non ti togli la maschera? E infatti quella, l'ossaggio era Vermouth travestita. Praticamente voleva vedere se il sospetto fosse veramente il colpevole, ma non è lui perché il colpevole usa il braccio destro, ma lui ha la spalla destra bloccata. E a questo punto Vermouth si toglie la maschera e, e spiega perché stanno indagando anche loro sugli omicidi seriali. Il motivo è che una delle vittime era un membro dell'organizzazione che aveva sempre con sé una memory card che conteneva delle informazioni preziose per l'organizzazione ed era stata presa dal serial killer. E lui era ignaro, il serial killer, di aver preso delle informazioni importanti e quindi vogliono trovarlo prima gli uomini in nero per ucciderlo e per riprendersi la memory card. E dice che non era lei l'infiltrata alla polizia, ma era un altro agente che gli dice solo il nome in codice, cioè Irish. La scena si sposta alla scuola elementare Titan, dove Conan e tutta la classe sta facendo delle statuine con il pongo, con la plastilina. E, mm, e viene nominata la festa di Tanabata che ci sarebbe stata il giorno dopo. E Conan inizia a pensare a questa festa. E metto le immagini, poi l'ispettore Yamato riceve una telefonata che dice che c'è una prossima vittima, ci potrebbe essere un sospetto che una pittrice si trova da Cioci. E allora intervengono Chianti e Korn, i cecchini dell'organizzazione,
che mentre la polizia si sta recando a casa di questo sospetto, Chianti e Korn stanno mirando a Sato Takagi. Tutto questo per far rifare l'incidente in macchina, gli fanno scoppiare le gomme così che gin e vodka arrivino prima della polizia a casa eh, della pittrice, ma non trovano nulla. E poi arriva anche la polizia, ma non succede niente di rilevante, tranne il fatto che Gin e Vodka ormai sono scappati grazie al diversivo dei due cecchini. Conan racconta quello che ha scoperto ad Ai, e Ai si arrabbia perché comunque è una cosa pericolosa, e dice che più indaghi, più è palese se Shinichi ti potrebbero scoprire. E, e Sato intanto, avendo visto la macchina di Chianti e Korn, si sta domandando se ci fosse un infiltrato in polizia, e quindi anche lei inizia a dubitare dei colleghi come fa Conan, quindi anche Sato scopre più che altro il sospetto che ci sia un infiltrato. Racconta di aver visto della macchina a Takagi e quindi pensa che c'è un infiltrato, ma Takagi non le crede. E intanto c'è un individuo alla scuola, quella notte alla scuola di Conan, e si vede che inquadra il delfino che ha fatto appunto Conan con la plastilina. Poi si vede che sta al computer e fa dei esami con le impronte digitali e c'è una corrispondenza, e non sappiamo ancora di chi siano, ma probabilmente sono di Conan. E, e chiama Jin, questo uomo nero, e hanno una breve conversazione. Il giorno dopo trovano la pittrice morta. La trova l'ispettore Yokomizo e come al solito c'è la tessera del Mahjong vicino al corpo. Questa volta dietro alla tessera del Mahjong c'era un triangolo invece che delle lettere dell'alfabeto come negli altri casi. A scuola si scopre che la pinna del delfino di Conan, che aveva fatto Conan, è sparita, e Conan nota delle impronte di guanti in lattice. Dice ad Aid di non preoccuparsi, però sospetta qualcosa. Infatti Ai è preoccupata. E invece al liceo Titan ci sono anche lì dei problemi. L'elmo che aveva usato Shinichi durante un caso, che fa vedere nella serie, si è rotto. Ran informa Shinichi, Conan vede il messaggio sul telefono di Shinichi, e, e pensa che lì ci sono le sue impronte digitali. Sulla pinna del delfino ci sono impronte digitali, quindi pensa che Jin e l'organizzazione stia alle costole. Conan vede un poster che nomina Kyoto, quindi gli viene in mente di telefonare a Eiji per chiedere aiuto e di chiedere informazioni sulla festa di Tanabata a Kyoto, pensando che le ultime parole della vittima fossero legate a quello. Non trovano collegamenti all'inizio, ma grazie a Kazuha, dopo una piccola scena del loro rapporto di Eiji e Kazuha, e grazie a Kazuha viene nominato un incendio di 2 anni prima. L'incendio di 2 anni prima praticamente era scoppiato in un hotel, e, e questo gli viene riferito a Conan, e probabilmente pensa che i due casi siano collegati. Conan si va ad informare, e c'è al sesto piano, cioè quando c'è stato l'incendio, al sesto piano di quell'hotel morì una ragazza, Nanako, e i residenti in hotel al sesto piano in quel momento erano lei e altre 7 persone. E ora vi metto le immagini di Nanako. Ecco Nanako. Lei è la vittima dell'incendio di 2 anni prima.
Conan si reca quindi da lei, cioè dal suo ragazzo, dal suo ex ragazzo, dato che lei è morta, quindi ex ragazzo, che però non c'è, quindi gli apre il suo vicino di casa, che gli dà delle informazioni su questo ragazzo. Dice che si chiama Mitsutani e Conan dice di essere l'assistente del detective Goro e parlano un po' e, e si scopre che Nanako ha un fratello e probabilmente Mitsutani si trova lì dal fratello per la veglia funebre e, però e la scena finisce lì, gli dà il numero e finisce lì. Eiji torna di nuovo in azione perché Conan gli telefona e, e dice di aver fatto bingo, cioè gli altri 7 residenti della- nell'hotel a quel tempo, 2 anni prima, erano proprio le vittime delle tessere del Mahjong. E allora Conan gli viene in mente dell'ascensore e chiede la capienza dell'ascensore a Eiji e Eiji viene l'illuminazione anche a lui, cioè che molto probabilmente le tessere del Mahjong sono degli ascensori e il 7 di cerchi sta a simboleggiare che c'erano 7 persone e che queste 7 persone abbiano spinto Nanako fuori dall'ascensore nel momento dell'incendio e che Nanako sia morta per questo. E, e ovviamente la persona che l'ha spinta e gli altri sono rimasti in silenzio per non essere coinvolti. E queste sono le 7 vittime che ci sono state finora, e le 7 vittime del Mahjong. Pensano subito quindi che il colpevole sia Mitsutani. E intanto in un'altra riunione Sato eh, ha dei sospetti su delle persone. E Goro, che sappiamo sempre prendere decisioni avventate, e ha un'altra ha, un- ha un- ha un'idea su chi possa essere la prossima vittima e su chi possa essere stato. Però le sue teorie, come sappiamo, non hanno né capo né coda. E praticamente allinea tutti i punti dove sono state trovate le vittime e lo associa al mostro di Loch Ness, però versione giapponese, e, e dice dove colpirà il prossimo la- l'assassino, dove ucciderà la prossima vittima e ci va con l'ispettore Yamamura. Però Megure non è molto mm, non è molto che gli crede a Goro e infatti vediamo che fa una faccia un po' strana, mentre Yokomizu, sempre entusiasta insieme a Yamamura, sono convinti che sia così. Gente e Mitsuhiko stanno tornando da un posto, non ci è dato sapere che posto. E allora salgo sull'autobus e c'è questo signore con un cervovolante sulla spalla. E questo cervovolante probabilmente stava tornando dal bosco. Questo cervovolante aveva una V eh, sulle ali e quindi decidono di andare dal dottore a casa per rimuovere questo nastro adesivo. E Conan va dal fratello di Nanako intanto e si presenta anche lì come l'assistente di Goro e il fratello di Nanako dice che quella mattina hanno ricevuto una corona di fiori, l'anno scorso 4 e 2 anni prima 3 corone. E probabilmente quella mattina l'ha lasciata Mitsutani e invece le 7 persone che l'avevano lasciate gli anni prima erano proprio le 7 persone, le 7 vittime del Mahjong.
e quindi si vede il quadernino con tutti gli indirizzi. Allora, poi ci spostiamo da casa che riesce a rimuovere lo scotch, il nastro adesivo dalle ali e dice che secondo lui quello non è richiesto d'aiuto. Infatti in setto si dice Beatles in inglese. I Beatles ebbero 5 album, cioè più di 5 album, e la V sta per 5 e 5, il quinto album dei Beatles si chiama Help e quindi pensa che sia una richiesta d'aiuto. Questo fa entrare subito in azione i Detective Boys che si recano al bosco dove stavano anche all'inizio del film, dove hanno trovato anche lì un cervovolante con la V sulla schiena. A Conan viene in mente l'idea che possano centrare le stelle in tutto questo. Infatti, eh, l'allineamento di tutti i punti dove sono state trovate le vittime assomiglia molto al grande carro e alla stella polare. La stella polare dovrebbe coincidere con il parco di Shiba, secondo la distanza, secondo le cose. E, e le lettere dietro le tessere del Mahjong sono lettere greche che vengono usate per chiamare queste 8 stelle, le 7 stelle del grande carro e la stella polare. E questo lo scopre grazie anche ad AI che gli dà una mano. I Detective Boys intanto si sono recati al bosco ed entrano per cercare questa persona che chiede aiuto. La polizia va a casa intanto di Mitsutani seguendo la stessa pista di Conan e, e il vicino gli risponde che anche Conan è stato lì e quindi Conan, cioè gli agenti si meravigliano. Intanto Mitsutani sta seduto su una panchina e ha una specie di flashback dove sta con la ragazza 2 anni prima a Kyoto durante la festa di Tanabata e ricorda dell'incendio e ricorda lui impanicato che, che voleva salvarla, però ovviamente i vigili del fuoco lo fermavano e ha questo flashback. Intanto a casa del dottor Akasa e c'è al telefono la madre di Mitsuhiko che dice che il figlio non è tornato a casa. Allora decidono di andarli a cercare. E Conan chiede di nuovo, cioè chiama il vicino di casa di Mitsutani, il quale gli dice che i due, Nanako e Mitsutani, avevano una passione per le stelle, e quindi i dubbi di Conan siano realtà. E Sonoko sta guardando la TV quando vede Conan in TV in diretta che entra nella torre e lo riferisce a Ran. Conan infatti sta proprio andando nella torre, consegna lo skateboard e si mette a cercare Mitsutani con una foto che ha sul telefonino. E infatti Mitsutani è il maggior sospettato a questo punto. E i Detective Boys, grazie al cervolante di Mitsuhiko, che riesce a trovare un albero con la linfa, grazie a questo cervo volante scoprono che c'è una catapecchia, cioè li conduce a questa catapecchia e poi la scena finisce lì un po' con la suspense. Intanto in un'altra riunione si scopre che la prossima vittima sarà al parco di Shiba come aveva pensato Conan. E il professor Akasa, che aveva spaventato i bambini, in realtà era preoccupato per loro e gli dice di tornare a casa, però vede anche lui la catapecchia con un uomo all'interno e decide di chiamare Sato e Takagi, che stanno intanto andando al parco di Shiba e tutta la polizia sta andando al parco di Shiba e Akasa chiama Takagi e risponde Sato e i due fanno inversione per andare a Beika al boschetto. La scena poi si sposta all'osservatorio della torre di Toto, che Conan lo definisce il punto più vicino alle stelle, quindi intuisce che Mitsutani si trovi lì. E
in- c'è l'inquadratura su Mitsutani che guarda le stelle, o meglio cerca di guardarle perché è un po' nuvoloso. E Conan interviene con questa affermazione. Intanto anche la polizia è alla torre di Toto, tutti i clienti, tutti i turisti sono andati via e la polizia mostra una foto di Mitsutani e l'addetta dice che sta ancora dentro alla torre, non è uscito. E allora Matsumoto dà qualche ordine e si scatena una caccia all'uomo all'interno della torre di Toto. E la scena si sposta all'uomo nero che fa vedere che ha tramortito tutti i poliziotti, tutti gli agenti, gli ispettori e poi si sposta di nuovo al dialogo tra Conan e Mitsutani. Conan dice a Mitsutani che Mitsutani vuole suicidarsi, però dice che non si può suicidare un innocente. Infatti il colpevole che stava lì è il fratello di Nanako, come intuisce Conan. Conan fa espone deduzioni dicendo che il colpevole è un perfezionista perché ha allineato tutte le stelle in quel modo, eccetera, mentre Mitsutani non lo è perché ha il cartello storto davanti casa. E il fratello di Nanako invece è un perfezionista, infatti aveva tutta l'agenda piena di nomi, tutti allineati, e con chi aveva portato le corone di fiori. Allora, convinto Mitsutani dà il borsello, dove c'è anche la memory card a sua insaputa, dal borsello degli oggetti delle vittime, lo ridà al vero colpevole e quello serviva a Mitsutani per suicidarsi perché dovevano trovarlo sul corpo. E il colpevole sta per accoltellare Conan quando viene sparato da dietro e compare il sovrintendente Matsumoto, che quindi stende il colpevole. E Conan cerca di addormentare il colpevole, però addormenta il povero Mitsutani. E poi dice a Matsumoto di togliersi la maschera perché dice che è Irish. E intanto Takagi e Sato al boschetto sono arrivati alla catapecchia dove trovano il sovrintendente Matsumoto legato, imbavagliato ad una sedia. E, e Ran e Sonoko vanno anche loro alla torre di Toto per chiedere di Conan. L'addetta alla sicurezza insieme a due guardie gli dicono che sta ancora nella torre perché non ha restituito non ha ripreso lo skateboard. Allora una guardia accompagna Ran dentro. Il sovrintendente Matsumoto, che a questo punto si sa che è Irish, prende la memory card e ha un dialogo con Conan. E, dice di aver scoperto la sua vera identità e Conan dice ah l'avrei detto di Surajin però Irish dice di no, non l'ha detto a Jin perché lui aveva un conto in sospeso con Jin in quanto Jin ha ucciso Pisco ha ucciso quest'uomo che lo fa vedere in un episodio di della serie l'ha ucciso e Irish stima molto Pisco quindi eh, Pisco non è morto in vano, sto ripetendo i nomi a continuazione, non è morto in vano, ma dà la base anche a questo film. Quindi Irish non ha detto niente a Jin e inizia a picchiare Conan perché gli serve vivo per far vedere che lui è Shinichi, lo deve far vedere al capo. Um, Ran arriva al piano di sopra dove vede tutti i poliziotti e ispettori tramortiti e sente un urlo di Conan. Sale e vede Conan malmenato, malmesso e il sovrintendente Matsumoto ritorna a Matsumoto e dice è stato il colpevole, l'ho neutralizzato. Però Conan cerca di dire a Ran che in realtà Matsumoto è un impostore.
Conan prende la caviglia di Ran si gira e poi quando viene tramortita la guardia che l'ha accompagnata, e Ran dice a Matsumoto: tu non sei l'ispettore sovrintendente Matsumoto. E infatti le sta buttando una pistola, e in quel momento Ran ha un ricordo, cioè di quando Shinichi le disse che il proiettile di un fucile viaggia a 1000 metri al secondo, mentre quello di una pistola a 350 metri al secondo. Allora Ran si mette in testa di poter schivare questa pallottola, e Matsumoto ci ride sopra, però effettivamente Ran riesce, con questa scena epica, e disarma l'impostore. Ovviamente non sa che l'impostore è Irish, sa solo che non è il sovrintendente Matsumoto. C'è un piccolo combattimento tra Ran e l'impostore, e dove alla fine dovevano calci e pugni, e alla fine Ran sviene in un angolo. E, e dopo essere svenuta Ran, e, Conan usa il modulatore vocale, e, e con la voce di Shinichi dice a Ran di scappare, però ormai è svenuta. Così distrae Irish, e Irish si toglie la maschera e si mette a inseguire Conan. E Conan crea un diversivo accendendo la luce in una stanza, sotto la porta si vede la luce, quindi Irish spara alla porta, c'è questo diversivo, però mentre è distratto riceve quasi una pallonata dalle scarpe potenza calcio di Conan, e però schiva la palla e gli rompe sia la cintura, spara sia alla cintura che alle scarpe, rompendole. C'è un inseguimento sulla torre dove Conan riesce a far cadere Irish, e, e prende la pistola in mano e dice: hai visto come si ribalta la situazione? Consegnami la memory card. Arriva un elicottero, la luce lo abbaia e si ribalta di nuovo la situazione. Irish fa vedere che ha preso. Nell'elicottero c'è Jin. Irish gli fa vedere che ha preso la memory card, e Gin gli dice di sporgersi, e quindi lui si sporge, e Chianti, che stava sull'elicottero, gli spara. E, e allora Irish eh, mm, si mette in un angolino insieme a Conan, quasi moribondo, e Conan vuole salvarlo. E, però poi non ci riesce perché eh, ora vi metto qualche immagine. Non ci riesce perché viene sparato di nuovo, che Gin aveva visto che c'era la sua scarpa, e quindi si era accorto che non era solo Irish, quindi spara di nuovo e uccide definitivamente Irish. In punto di morte Irish dice: Shinichi, non smettere mai di dar loro la caccia, e, e questa scena è quasi un po' commovente di come il cattivo muore, e che fino a 2 secondi prima era il cattivo, ora si è ribaltata la situazione e dice di continuare a dar loro la caccia. Conan si arrabbia tantissimo per quella morte e inizia a scappare perché l'elicottero su cui stava Gin inizia a sparare sulla torre. Lui sale e si ritrova in cima alla torre. Quindi dopo molta azione, dopo questa scena d'azione, fa vedere sì che sta in cima alla torre, e dove le sue possibilità sono minime. Vede le sue bretelle elastiche, vede un casco, allora ha un'idea, cioè quella, vede il casco, le bretelle, ha l'idea di buttarsi dalla torre, perché lì, cioè, ovviamente sarebbe morto comunque, quindi decide di buttarsi, e sta in caduta libera, e le bretelle rilasciano il casco quando lo fa risalire,
che il casco colpisce, grazie alla forza elastica, il casco colpisce l'elicottero e colpisce il motore e l'elicottero va in tilt e si schianta. Conan riesce a vedere con gli occhiali a infrarossi, con la visione notturna, che si schianta. E poi fanno vedere Vermouth che dice è per questo che si ingamba Shinichi, quindi si scopre che anche Vermouth in realtà sa la vera identità di Conan, ossia che lui è Shinichi, però per chissà quale motivo non ha ancora detto a Jin, forse perché è in gamba e non so cosa, fanno delle ipotesi. Poi c'è la normale prassi, si dicono tutti che stanno bene, e le deposizioni, le firme, e Ran sta bene, e Conan dice a Ran che Shinichi l'avrebbe richiamata, infatti per la voce di Shinichi di prima l'avrebbe richiamata, e, e Ran dice beh almeno potrò sentire la sua voce. In quel momento c'è la sigla finale e dopo la sigla finale Conan racconta che non sono stati trovati i corpi dentro l'elicottero e si ricorda la frase di Irish di non dar loro, cioè di continuare a dar loro la caccia. E il film finisce così, dopo che anche Ei ha spiegato che Matsumoto è stato 10 giorni catturato in prigionia, diciamo, e, e il film finisce. E finisce con questa scena e allora la frase del film, ora è arrivato il momento del commento. La, la frase del film è una frase che c'è durante il dialogo tra Conan e Mitsutani, e cioè quando si scopre che in realtà Nanako è scesa volontariamente dall'ascensore quel giorno, Conan dice lei vuole buttarsi, la sua ragazza ha fatto un sacrificio enorme scendendo da quell'ascensore, non provi a paragonarsi a lei buttandosi dalla finestra. Sarebbe come paragonare una stella che brilla nel cielo con una pietra che affonda nel fango. Questa frase è una frase molto profonda, cioè in quanto ehm, secondo me i, per un colpevole o per qualsiasi persona morire è troppo facile, soprattutto per i colpevoli, morire è troppo facile perché è quello che vogliono loro quando per esempio tentano il suicidio, quindi questi sono argomenti delicati e quindi vi invito anche a lasciare la vostra opinione, appunto perché vogliono suicidarsi però devono scontare la pena, e questa frase eh, mi ha molto colpito e mi è piaciuta la collaborazione con Eiji, il fatto che ci fossero tutti ispettori, quindi c'era un mucchio di gente che lavorava a caso, l'intuizione di Sato che non solo la polizia stesse indagando sul caso e, e mi è piaciuta molto l'azione e come Irish ha scoperto l'identità di Shinichi e poi tutta l'azione a seguire, cioè quella è la mia scena preferita. Vi dico anche quindi la scena preferita che è quella dell'elicottero e Conan si butta e col casco tipo legato alle bretelle elastiche, e le bretelle quando salgono su si ritirano e lanciano il casco che va a finire sull'elicottero. Questa è quasi una coincidenza, però è geniale come idea da parte dell'autore. Ehm, una frase sulla morte del colpevole l'ho detta anche nel 28esimo film, quindi c'è anche un collegamento, possiamo dire anche così. E, e questo film mi è piaciuto per vari motivi che vi ho elencato,
la presenza di Eiji, e il fatto che un film è quasi canonico perché c'è un membro dell'organizzazione che scopre l'identità di Conan, quindi è pericoloso, però che muore, e quindi quasi canonico il film, come il quinto, infatti non per caso l'ho portato dopo il quinto. E, e niente, io vi invito a lasciare un mi piace. Come a me è piaciuto il film, spero che a voi vi sia piaciuto il video. E quindi iscrivetevi se volete e attivate la campanella sempre se volete, e se volete aggiornamenti riguardo altre recensioni di Conan. Poi avete visto porto altri contenuti di Conan, tipo disegno, musica, curiosità e test. E una cosa che mi farebbe piacere è che se lasciate qualche commento, perché a differenza degli iscritti che non portano niente, un commento porta un interscambio con un'altra persona, che in questo caso, cioè non è che io sono, per due iscritti sono famoso, però, cioè, appunto, che è meglio un commento di un iscritto, perché c'è questo interscambio tra due persone che alla fine sono sullo stesso livello. Non è che con due iscritti io sono famoso, ma anche se ne avessi 1000, 2000 sarei comunque una persona. Quindi vi invito a lasciare un commento, e fa sempre piacere, anche un ciao, un bel video, e quello almeno a me, non so gli altri youtuber, però almeno a me farebbe molto piacere. Quindi lasciate questo commento che è gratuito. Se volete, sì, se ci scappa anche l'iscrizione mi fa piacere, anche se non è tutto quello. E ci vediamo in una prossima recensione, oppure in un prossimo test. Ora mi inventerò qualcosa. Allora, la solita outro, se non mi sto dimenticando niente, e vi saluto. Al prossimo video. Ciao.